La Lisbon Chocolate Cake è anche detta Lando Cake dal nome della sua ideatrice. La ricetta è ovviamente segretissima e io vi do la mia versione, eccola! Iniziamo a preparare la base della nostra Lisbon Chocolate Cake mettendo del cioccolato fondente tritato dentro ad una bastardella. Vi faccio vedere che la bastardella è questa pentolina a semisfera che va posizionata in una pentola un pochino più grande che ha al suo interno un paio di dita di acqua in ebollizione. Il fondo della bastardella non deve toccare l'acqua in ebollizione. Quindi ci mettiamo dentro il cioccolato fondente e cominciamo a farlo sciogliere. Ecco, utilizzo del burro bavarese tagliato a cubetti e lo inserisco all'interno del cioccolato e adesso lo lasciamo sciogliere insieme al cioccolato. Ecco qua, abbiamo sciolto sia il burro che il cioccolato, spento il fuoco, asciughiamo il fondo della bastardella e la appoggiamo su una ciotola in modo che si intiepidisca non solo la bastardella ma anche il contenuto. Ora nella planetaria mettiamo 3 uova sgusciate, e aggiungiamo lo zucchero semolato. La azioniamo giusto per mischiare gli ingredienti, non dobbiamo montare troppo. Ora possiamo aggiungere il composto di cioccolato e burro. Ecco qua, abbiamo ottenuto il nostro composto. Ora aggiungiamo un po' di sale e poi setacciamo all'interno il cacao amaro in polvere, l'amido di mais e il lievito in polvere per dolci. Mescoliamo il tutto e poi versiamo la nostra base in uno stampo a cerchio apribile del diametro di 20 cm, imburrato e ricoperto sul fondo con della carta forno. Inforniamo quindi la nostra base nel forno statico a 170 gradi per 30 minuti. Ecco, ora per preparare, la nostra mousse, cominciamo con lo scaldare la panna e portarla a sfiorare il bollore. Intanto io qui ho fuso del cioccolato fondente, potete farlo a bagnomaria come abbiamo visto prima, oppure mettendolo dentro al microonde a 600 watt e praticamente dare un minuto di tempo ogni volta, però ogni volta che il minuto scade lasciate appunto che il microonde si fermi e poi ricominciate. Con i 600 watt non si brucia, se andate sui 900 c'è la possibilità di bruciare il cioccolato. Ecco, la panna è calda, aggiungiamo il cioccolato fondente fuso e mescoliamo per sciogliere il cioccolato e mischiare i due ingredienti. Perfetto, ora lo lasciamo da parte e dobbiamo farlo arrivare a 30 gradi per formare la mousse con l'altra panna montata. Per la nostra panna montata invece mettiamo della panna ben fredda in una ciotola, aggiungiamo lo zucchero a velo, copriamo con pellicola, facciamo un taglio al centro, ci introduciamo le fruste e cominciamo a montarla. Non dobbiamo ottenere una panna montata molto ferma, una via di mezzo. Appena la panna comincia a scrivere, quindi appena vedrete lasciare le tracce dalle fruste sulla superficie, potete spegnere. Il cioccolato è a temperatura, lo mettiamo sulla panna montata con lo zucchero e lo mischiamo con una frusta. E la nostra mousse è pronta.
Ecco la nostra torta cotta e raffreddata. Adesso dobbiamo metterci sopra la mousse, ma per non farla ovviamente attaccare allo stampo prendiamo una striscia di acetato, che è questo materiale che sembra appunto plastica, che è fatto apposta per uso alimentare. Lo infiliamo leggermente al di sotto, magari di qualche millimetro della base della torta. Adesso ci possiamo versare sopra la nostra mousse. La livelliamo un po' e adesso possiamo portarla per un paio d'ore in freezer. La mousse si deve solidificare e poi possiamo metterla su un piatto di portata, ma mi raccomando, prima di servirla ricordatevi di togliere l'acetato. Ecco la nostra torta e come ultimo tocco un po' di cacao amaro in polvere in superficie. Deve essere abbondante. Ecco fatto, Lisbon cake pronta, quindi tagliamone una fetta. Molto molto bella. Pensate che questo dolce ha vinto un premio come torta al cioccolato più buona del mondo. Io la trovo una torta tanto semplice quanto elegante. E adesso andiamo a fare una foto.